Salve a tutti. Salve a tutti. Quest'oggi vorrei parlare della religione panica, e cioè della religione che non divide il creatore dalla creatura, ma che considera un tutto, una monade, che è il ritorno all'uno, poi favoleggiato dagli esoteristi, che non ha solo questo significato. Ritorno all'uno entro di sé è anche far tornare all'uno la monade divina, chiamiamola così. Noi abbiamo un disprezzo per la natura, già l'ho accennato, perché la consideriamo come un prodotto da Dio, un sottoprodotto di cui possiamo fare ciò che vogliamo. Gli antichi consideravano la natura divina, per cui chiedevano perdono quando dovevano tagliare il ramo di un albero o dovevano uccidere un animale. Oggi gli animali non solo si uccidono, ma si torturano ignobilmente, senza un filo di pietà, perché abbiamo perso la sensibilità. Basta guardare i nostri film per capire che abbiamo perso la sensibilità. A voi sembra normale che una persona provi piacere nel guardare film dove avvengono assassini, stupri, dove si deve cercare il colpevole, dove ci deve essere una suspense per l'assassino, possibilmente con una vittima piuttosto indifesa, quindi un bambino o una donna, che funziona di più. A volte poi c'è il finale che recupera perché si ristabilisce giustizia, ma a volte no, e comunque si ha una soddisfazione nel guardare film di guerra, film di uccisioni, di ammazzamenti, di torture, eccetera. Come mai abbiamo bisogno di questo? Come mai non siamo così sensibili da rifiutare questo? Perché abbiamo perso la sensibilità, per cui abbiamo bisogno di uno stimolo forte che ce la risvegli. E quindi la paura, visto che non ne abbiamo altri, è uno di quegli stimoli. Sentire la paura ci fa sentire vivi. È lo stesso principio per cui ci sono tante persone che si buttano dal paracadute, che vanno a fare il parapendio, eccetera, eccetera, fanno azioni pericolose, comprese la Formula 1, le moto, eccetera, eccetera, perché così si sentono vivi, altrimenti si deprimono. Quindi noi siamo esseri che abbiamo perduto parte della sensibilità, larga parte, della sensibilità che avevamo in dotazione. E questo perché ci siamo divisi fra mente e anima, perché abbiamo diviso la mente dall'istinto, non comunicano più. In questo canale c'è una strangolatura e noi dobbiamo riaprire questo canale. La mente ci salva dalle sofferenze dell'anima, però non ci fa sentire nemmeno le gioie dell'anima. La mente ci salva dalle sofferenze dell'anima, ma ci salva anche dalle sofferenze degli altri, per cui non ci rendiamo conto se gli altri soffrono, non lo capiamo. Sentiamo spesso gli altri come nemici, solo perché non li capiamo. C'era un concetto molto bello degli ermetisti, che erano dei ricercatori del mondo occulto, i quali avevano forgiato il termine anima mundi. Anima mundi è anche un termine aristotelico, lontano, che avevano però ripreso nel Medioevo e parlavano dell'anima mundi come l'anima che sostiene il mondo. E cioè il mondo ha un'anima, quindi è un ente, è un'essenza, ha una sua intelligenza e un suo modo di percepire.
naturalmente è molto più intelligente del nostro perché contiene noi e contiene tutto. E l'anima mundi è un concetto bellissimo perché è un po' come capire che se noi abbiamo un'anima, anche l'universo che ci ha partorito ha un'anima. Ma l'aver diviso la mente dall'anima, il che è avvenuto creando la mente artificiale, ci ha precluso la visione del mondo sensibile. Questo fa sì che noi facciamo le guerre, che torturiamo i prigionieri, che torturiamo gli animali, eccetera, eccetera. Riacquisire questa consapevolezza è un passo avanti enorme, grandissimo. È sentire finalmente il mondo, è sentire non solo tutto il mondo, ma tutto il mondo vivente e anche il mondo che non riusciamo a percepire attraverso i nostri sensi. Cioè risvegliamo una sensibilità che riguarda altri sensi interiori, cioè cominciamo a vedere il mondo animato, perché lo ripeto, il mondo per noi è disanimato ed è brutto un mondo disanimato. È come vedere una terra tutta asfaltata anziché con il verde, i prati, gli alberi, eccetera. E la natura ha delle sue sottospecie con delle entità, cioè la sua intelligenza si suddivide in varie entità che sono, non so, l'entità umana, quindi la specie umana, oppure l'entità di un animale, non so, l'entità dei cani, delle formiche, degli alberi, eccetera, eccetera. Che l'universo dia questa intelligenza agli animali non mentalizzati si capisce se guardiamo per esempio un formicaio di termiti. No, il formicaio delle termiti può arrivare fino a 8 metri ed è fatto di tutti archi. Per coordinare questa costruzione, perché le termiti sono piccolissime, sono anche più piccole delle formiche normali che conosciamo noi dell'Occidente, e per poter fare questo monumento enorme dovrebbero avere un ingegnere che le coordina, mentre invece quelle stanno dall'altra parte e sanno come devono costruire in corrispondenza delle altre formiche. Chi glielo dice? Qual è l'ingegnere di tutto questo? È lo spirito del gruppo, è il genio della specie. Esiste un genio della specie, è quello stesso genio che insegna alle api, alla specie ape, dal genius ape, a muoversi per chilometri e chilometri, dicono orientandosi col sole. E vabbè, e quando è nuvolo come fanno? No, ne diciamo di cose. Perché hanno un sesto senso, hanno un genio della specie che li guida e gli fanno capire le direzioni per andare e tornare in distanze enormi, smisurate rispetto a loro, grandi pure rispetto a noi, figuriamoci a loro. Oppure è quel genius che fa radunare gli uccelli migratori in un certo punto, no? Dove sono presi da una specie di raptus e cominciano ad agitare le ali finché non viene dato l'ordine di partire. Da chi? Chi le chiama? Allora pure lì si sono dette sì, perché si orientano con la luna, si orientano con qualcosa. Tutto pur di non capire che esiste un genio della specie. Badate bene, il genio della specie lo abbiamo anche noi, ma siamo isolati dal genio della specie attraverso la mente. Oltretutto, se lo conoscessimo ne faremmo un idolo, insomma, perché non lo riconosciamo nostro. Il genio della specie è il genio di un gruppo. Tutte le intelligenze quando si riuniscono formano una somma
che è maggiore del suo totale, o un totale che è maggiore della sua somma. E questo succede per una specie e succede per un gruppo. Quindi è molto importante sapere quali gruppi frequentiamo e se hanno una valenza positiva o negativa per noi. Questo vale molto, per esempio, nella magia, dove è facile trovare cose negative. E avrete sentito parlare di magia bianca e magia nera. È un termine ovviamente arbitrario per dire che si può fare della magia, diciamo, buona o della magia malvagia. La magia malvagia è quella che mira al potere, indubbiamente. Quella buona è quella che mira a delle acquisizioni, anche a delle possibilità difensive, no? Oppure benefiche verso altre persone o per se stessi, eccetera. Giustamente qualcuno ha scritto la magia è bianca o nera a seconda dell'animo di chi la fa, giustamente. Non è tanto le formule, i demoni, le cose che usiamo, quanto lo stato d'animo con cui lo facciamo. Ovvero, siamo più precisi, a seconda che lo facciamo con l'anima o lo facciamo con la mente. La magia mentale è sempre negativa. Però non è detto che non ottenga risultati, dipende da qualcosa che naturalmente non dico, perché certe cose è pericoloso dirle. La magia femminile mira anzitutto alla propria evoluzione, al proprio capire, al proprio assimilarsi al mondo occulto, al conoscerlo, al percepirlo, a sentire di più gli altri, a sentire di più la natura, a sentire di più come funziona questo cosmo. E nel capire gli altri si forma una specie di benevolenza nei confronti degli altri. Quindi la magia dell'anima non può essere crudele, non può essere cattiva, può essere anche difensiva e aggressiva, ma sempre al fine di salvare. Il concetto di creatore e creatura è fondamentale per questo aspetto, cioè se noi non isoliamo la mente dall'anima, noi nella magia ci sentiamo in contatto con il tutto. Non isoliamo il creatore dalla creatura, non pensiamo che ci sia un potere sopra e una cosa inerte sotto, ma consideriamo il tutto unito. È un po' come la Shakti con Shiva, che viene raffigurata nei templi indiani, dove a volte fanno l'amore anche in un modo piuttosto fantasioso, che qui farebbe gridare allo scandalo, metterebbe in galera chi ce l'ha raffigurato, insomma, no? E perché in alcune religioni come quella indù non c'è questa sessuofobia che è caratteristica della nostra società, dove il sesso è praticamente proibito, ma è invece stimolato quello aggressivo, quello sadomasochista, quindi la prostituzione, le figure, i filmetti porno, eccetera, eccetera, che io non vedo come il male del mondo, intendiamoci. Dico solo che si è perso un lato più sano della sessualità, no? E quando si è perso il lato sano comincia a venire uno un pochino meno sano, che però non va giudicato se non arriva oltre determinati limiti, cioè se non fa male, a meno che non faccia male a qualcuno, ecco. La divisione fra creatore e creatura ha fatto perdere il dio Pan, no? Allora dice il marinaio, racconta che il dio Pan, cioè racconta
un tipo che ha sentito dei marinai che hanno gridato: il dio Pan è morto. Il dio Pan, il Pan è il panico è l'insieme, poi per noi è diventato panico come paura, perché le creature paniche si divertivano anche a mettere paura ai viandanti, no? Ai contadini nel meriggio. A volte mentre il contadino riposava arrivava il faunetto che con il suo zufolo, con altre immagini eccetera gli metteva paura, ma era un gioco, era un divertimento, non era malvagità. E il dio Pan è morto, per cui è morta l'integrità del mondo dentro di noi, ovviamente, no? Non c'è più la natura panica, il Pan è il tutto. È diventata, non so, il pangermanesimo, no? Quando i tedeschi dicevano che tutto era la Germania e il resto non contava, insomma. Parliamo della Germania dell'ultima guerra, ovviamente, dove c'era un potere tutto di testa assolutamente distruttivo. La guerra è fatta con la testa, è con la mente doppia, con la mente condizionata, con la mente staccata dall'anima e dall'istinto. Noi, se fossimo attaccati alla nostra anima, ci accorgeremo che la cosa più bella sia uscire di casa che incontrare la gente, salutarsi e sorridersi. No? Noi potremmo avere, se non fossimo staccati, un mondo dove ci salutiamo, ci sorridiamo, ci diamo la mano, ci auguriamo il meglio. E allora noi saremmo molto felici e ci basterebbe poco per vivere. Invece siamo in un mondo dove dobbiamo guardarci dai nemici, da quello che ci ruba la borsa per strada, a quello che tenta di fregarci, a quello che ci vuole infilare in macchina, eccetera, eccetera, quello che si infila dentro casa nostra o peggio, no? Per non parlare dei bambini o dei ragazzini. E noi viviamo in un mondo dove dobbiamo stare sempre allerta. Se il mondo conoscesse la morte sarebbe un mondo diverso e da lui non dovremmo guardarci, ma anzi, in questo viaggio della vita ci terremo un po' stretti l'uni all'altro, no? Come il dire siamo sulla stessa barca. Invece c'è sempre quello che si deve porre più in alto, al di sopra degli altri, e che per questo passa, si arrampica sui cadaveri degli altri. La religione di oggi non è una religione panica, ma è una religione frazionata, cioè con una religione di testa che si allontana completamente dalla religione dell'anima. È una religione fatta di regole, quindi di testa. È una religione fondata sull'obbedienza e quindi fatta di canoni e quindi fatta di schemi e quindi solamente di testa, di mente artefatta, dove non c'è niente di naturale. Abbiamo perso la naturalità. Tanto è vero che la nostra religione è sostenuta solo dagli uomini, no? Le donne esistono, le monache, ma sono quelle sacrificate, che non hanno nessun peso, che non sono nemmeno stipendiate come lo sono i preti. E perché è una chiesa maschile, non è femminile. Il sacerdozio dovrebbe essere femminile perché è basato sul sentire e la donna sente sicuramente più dell'uomo, sente poco pure lei, ma sicuramente più dell'uomo. E infatti, ne ho già accennato, tutto ciò che la Chiesa non sa fare diventa proibito, demoniaco, cattivo, eccetera. Allora, proibita la magia è demoniaca, dove sta scritto? L'umanità c'è campata. Adesso cominciano ad accorgersi che esistono manufatti che risalgono a decine e decine di migliaia d'anni fa, dove c'era una civiltà. Non è vero che passavamo come idioti il tempo a scheggiare le pietre.
c'erano delle civiltà, le cosiddette civiltà matriarcali sono esistite, ce n'è una prova infinita, no? Però non si scrive sui libri di storia, non si scrive nelle scuole. Perché se è esistito un matriarcato, allora il patriarcato non è detto che sia un diritto naturale, perché gli uomini ritengono che il dominio del maschio sulla femmina sia quasi una cosa naturale, no? Perché lui è più forte, quindi la deve difendere. E invece se c'è il matriarcato, no? Dimostra che non è così. E che la donna andava rispettata ed era una buona guida nei confronti dell'uomo, che aveva a sua volta altre mansioni e che non era al di sotto di lei, se non nella guida religiosa, diciamo. Mentre qui l'uomo è sempre al di sopra e non ammette la donna perché lui si deve sentire superiore. In realtà è solo mentale. E naturalmente, lo ripeto, esistono uomini che non sono affatto solo mentali, ma che hanno un'anima ottima, a volte migliore di quella di alcune donne. Però nella maggior parte dei casi l'uomo è più dotato di maschile, la donna più dotata di femminile, quindi l'uomo è più dotato di parte ragionante e meno di parte sensibile, e viceversa. E quindi l'unione, no, fra il maschile e il femminile costituisce una sanità che può operare anche nel mondo occulto, ma bisogna raggiungerla. E per raggiungerla bisogna cominciare a togliere un po' di ostacoli dentro il nostro cervello e quindi cominciare a togliere un po' di schemi. La superiorità dell'uomo sulla donna è uno di questi schemi. D'altronde siamo molto simili poi in definitiva, uomini e donne, cioè anche nella composizione fisica c'è un rispecchiamento della composizione animica, no? Le donne hanno un seno sviluppato, gli uomini non hanno un seno sviluppato, ma hanno comunque un seno non sviluppato, no? La donna a suo modo non ha un membro maschile sviluppato, però ha un clitoride che è un membro maschile poco sviluppato, no? A che serve il clitoride alla donna, per esempio? No, a parte il piacere, eccetera, ma perché? Perché riproduce una specie di conformazione maschile, no? Un po' come l'uomo ha delle mammelle non sviluppate perché riproduce una parte femminile, se no che ci fa? Non gli servono a nulla. Cioè i capezzoli di per sé non servono a nulla se non sono agganciati a delle mammelle che producono latte, no? E quindi il troncare questa divisione ossessiva tra uomo e donna è uno degli schemi da abbattere, anche uno degli schemi più difficili da abbattere. E l'altro schema da abbattere è quello della superiorità dell'uomo sugli animali e poi quello dell'uomo sulle altre razze o sulle altre modo di vivere la sessualità. Siamo pieni di schemi mentali, ma piano piano li affronteremo più o meno tutti. Vi ringrazio.